Giulio, è la seconda volta che entra dentro questo salotto buono Sì. dell'hi-fi. Sì. Ti piace questa Salotto definizione buono del salottino. questo salotto, vabbè, Piccolino. ce l'abbiamo Sì. però. Salottino buono dell'hi-fi, una cuffia. Perché sta entrando questa cuffia YH5000, che vuol dire Yamaha Headphone 5000, numero di serie 882, c'è anche scritto sull'archetto. C'è entrata fondamentalmente perché io sono totalmente innamorato dell'estetica di questo ampli cuffia DAC, bla bla bla, che abbiamo già provato e quindi come pre-DAC. come pre-DAC, e quindi vi rimandiamo alla visione del video relativo, che ci è stato gentilmente spedito da Yamaha Italia assieme alla sua cuffia di riferimento, che è uno dei modelli top, forse il modello top che del produttore nipponico. Cuffia dotata di un sacco di caratteristiche interessanti, ma più che altro di una progettazione molto sofisticata, molto a opera di due ingegneri, tre ingegneri, di cui ci perdonerete dopo gli diciamo il nome perché sono preparato. Va bene, esatto. E va bene, altre cose da dire? Una cosa molto importante. Cosa? All'apertura della descrizione vedrete, per una delle poche volte che avete avuto occasione di vederlo, su questi schermi Giulio con la cuffia. Non l'aveva fatto con la Kokutan che abbiamo provato dell'Audiotecnica, fatta in legno di non mi ricordo di legno cosa, millenario giapponese meraviglioso. Lo farà con la 5000. Sì, anche perché sono, come dire, tranquillo nel metterla in testa, avendo ora, da questa posizione, visto finalmente la R e la L, right e left, che ti dicono come metterla, che è una cosa che a me personalmente mette un'ansia tremenda con le cuffie, non so perché. Sì, ma non sei abituato alla cuffia, perché se la metti storta ti accorgi che vabbè, io se non leggo RL non sto tranquillo. Va bene, allora subscribe, campanella, a tra poco, ciao. Cari amici, è la prima volta che vedete Giulio con una cuffia. Come sta secondo voi? Allora, nei commenti vorrei, invece di tutti quei commenti certe volte sferzanti, antipatici, fatemi sapere come vi sembra il dottor Salvioni incuffiato con questa cavo di cui poi parleremo. Allora Giulio, te le puoi togliere? Io posso pure rimanerci, tanto si sente perfettamente. No, vabbè, comunque me lo tolgo perché... Esatto, meglio. Per quanto comoda... Esatto, perché puoi sentire perfettamente? Perché immagino sia una cuffia aperta. Bravissimo, una cuffia aperta, esatto. Quindi siccome è una cuffia aperta, ha il grande vantaggio di poter respirare meglio, di essere molto più leggera rispetto a una cuffia chiusa, ma in effetti è leggera. È leggerissima, 320 grammi. Sì. 320 grammi, dove sta il telecomando? Sta qui, 320 grammi, ma ha il difetto, se vogliamo parlare di difetto, che la musica che uno ascolta con la cuffia un po' si sente fuori. Quindi non è proprio... Però allora, personalmente, non essendo un appassionato di cuffie, la sensazione claustrofobica che mi danno le cuffie chiuse, questa qua francamente non la dà, si sente, diciamo, il parlare, ciò che succede attorno, quindi da questo punto di vista la trovo preferibile. Devo dire, mi ha colpito intanto la qualità del materiale che ti sta a contatto con la pelle della testa, e se ne possono scegliere due, c'è questo in pelle, c'è questo, credo che sia... È velluto. Sì. Tra l'altro, ma lo vedremo in quello che non sarà uno sventramento, ma un semplice commento, un po' descrizione, sì, più che altro. Queste sono cuscinetti in memory foam, bellissimi, costruiti in modo spettacolare. Come altrettanto in modo spettacolare è costruito il cavo di collegamento, perché all'interno del contenitore, che ci ha fatto impazzire, poi dopo Giulio lo descriverà meglio. A livello di presentazione è pazzesco. C'è questo cavo che è un cavo col jack da 6,3, ma si può anche svitare e si trova quello da 3,5. Sì. Poi c'è questo cavo che ha bilanciato, che è il cavo il connettore da 4,4 mm, ovviamente bilanciato, e poi
in opzione si può comprare un cavo con l'XLR 4 poli, che costa circa 1.000 euro. Quindi la cuffia costa 5.500 di listino, invece il cavo costa 1.000 euro, oppure c'è altro accessorio, una valigetta rigida per il trasporto della cuffia che costa circa 150 euro. Mi chiedo perché non l'hanno inserita all'interno del pacchetto, visto che è molto comoda, costa poco. Vabbè. Oltre a tutto questo, nel contenitore in fondo trovate anche questo splendido stand. Tutto smontato, Tutto uno poi se lo monta. Facilmente montato, molto bello anche lo stand. Dal punto di vista della qualità percepita, devo dire è incredibile questa cuffia. Ripeto, non sono un cultore della materia, voi lo sapete, però guardarla e insomma far scorrere l'occhio su tutti i dettagli costruttivi, sul disegno dell'oggetto è veramente un piacere per l'occhio. Da questo punto di vista non posso dire altro, è proprio un bellissimo oggetto, molto gratificante. Sì, molto bello, estremamente bello. Sì, estremamente bello. Questa cuffia proviene la Yamaha non è la prima volta che fa cuffie ortodinamiche, e poi dopo vedremo che cosa vuol dire ortodinamica. La prima cuffia risale agli anni 70, si chiamava HP1 e fu una cuffia che fece scalpore, perché la tecnologia ortodinamica negli anni 70 era molto più complicata da realizzare di quanto non è adesso. Che vuol dire ortodinamica? Vuol dire che c'è una sottilissima membrana, proprio estremamente sottile, che è percorsa da una spirale o dai cerchi concentrici dove dentro ci passa il segnale elettrico, il segnale della musica. 2 magneti, uno sopra e uno sotto, fissi ovviamente, quindi quando il segnale passa all'interno di queste spirali, crea un campo magnetico e quindi quella si muove. Esatto, la membrana si muove. Potete immaginare quanto sia complesso fare una cosa del genere, perché ovviamente la membrana deve essere la più sottile possibile. Il comportamento deve essere sostanzialmente omogeneo su tutta la superficie della membrana. Insomma, ci sono tutta una una serie di cose complicate. C'è l'enorme vantaggio rispetto alla cuffia dinamica che non c'è un centro e non c'è un bordo, non c'è... Come un altoparlante planare. Più o meno come un altoparlante planare, esatto. Allora, i progettisti, Ryo Hadano ha fatto solamente l'acustica, quindi si è preoccupato di progettare i driver, poi Kikara Obashahi ha fatto la progettazione meccanica, perché questa è una cuffia completamente in magnesio, perché se no non peserebbe 320 grammi, ma ne peserebbe molto di più, e poi il signor Wasaki Takano ha curato solamente il comfort, e lui parla, tra l'altro vedrete perché c'è un video molto interessante loro, del comfort, sia del comfort di quando si indossa che del comfort nel guardarla. E quello che però non ho trovato, caro Giulio, è un riferimento al giallo. Perché se tu ci fai caso, sia l'amplificatore ha il giallo che le cuffie. Questo baffettino qui c'è il giallo. Esatto, sì, è bellissimo questo baffettino giallo, è stupendo, anche perché c'è anche dietro, lo potete vedere poi nella prova che abbiamo fatto del pre-DAC ampli cuffia, però è estremamente bello, piacevole, interessante. Non c'è dubbio che comunque guardando questo oggetto traspare questo amore, questa cura del dettaglio tipicamente giapponese. Sì. La cura con cui sono fatti questi cavi è spaventosa, perché questi sono dei cavi intrecciati ad hoc in modo da diminuire il più possibile la diafonia, ma soprattutto sono dei cavi estremamente malleabili. Cioè è un cavo che sembra un cavo rigido, ma invece è un cavo molto morbido, che quando indossi la cuffia, anche perché non pesa, non è un cavo pesante, e poi lo vedremo meglio, è fatto proprio in modo, guardate, in modo intrecciato, così.
Allora, faremo uno sventramentino, vi faremo vedere un po' le peculiarità tecniche, magari leviamo uno di questi, facciamo vedere, però più di tanto ci permetterete una cuffia da 5.000 euro, anche perché per vedere cosa? Sì, no, appunto. Un quasi nulla. E poi andremo all'ascolto. Va bene? A tra poco. Ciao. Ciao. Oh, che belli occhioni. Ci sei, Giulio? Io ci sono. Stiamo riprendendo? Sì, una cosa scema. Sono due occhiali. Ok. Che sono? Ah, sono i cosi, sono i due padiglioni. Come si chiamano? Padiglioni, che sono entrambi in memory foam, quindi dentro hanno il memory foam morbido, senti? Però uno è in velluto, sì, e l'altro è in pelle di pecora. Di pecora, sarà una pecora giapponese speciale però. È una pecora giapponese speciale. Audiofila. Esatto, questa è pecora audiofila. Infatti è piena di fori audiofili, vedi? Certo. Allora, ovviamente qui non abbiamo potuto sventrare, ma anche perché non è che c'è molto da sventrare. Allora, questa è la trama olandese, così si chiama. La trama olandese? Olandese, sì, olandese. Perché gli olandesi notoriamente fanno delle trame. Che è una trama sottilissima, ma estremamente permeabile al passaggio dell'aria. E infatti queste due regioni sono le regioni con le quali la cuffia respira. Respira da questa parte qua, lato padiglione. Posso girarla? Certo. E poi respira da questa parte qua, lato membrana. Qua possiamo vedere una parte della membrana ortodinamica. Come vi dicevo, ci sono tutti questi anelli concentrici che qui probabilmente si riescono a vedere. Sì. Ok, dove c'è un filo sottilissimo elettrico dove passa il segnale. Quindi il segnale entra qui dentro, finisce dentro questa membrana ortodinamica e quindi all'interno di questi filetti. E qui queste qua sono le parti magnetiche, perché c'è una parte magnetica. Scusa, la puoi capovolgere, rigirare? Così, sì, certo. Quindi se ne evince, Sì. e lo evinco anche io, Sì, che il driver vero e proprio è quello. bravo, Sì, ecco, quello esatto, là, sì. cioè è piccolissimo. No, è tutto però, è pure questo. Sì, ma è sempre È piccolissimo, piccolo, effettivamente. sì. Ho capito. Con i magneti permanenti che sono sia di qua che dall'altra parte. Ok? Ed è evidente che se uno volesse suicidarsi, Sì, lo può fare. lo potrebbe aprire e gli rimarrebbe in mano questo affare che poi lo sa ricostruire soltanto il signor giapponese di cui parlavamo prima. Quindi sì. noi ci asteniamo dal farlo perché Assolutamente. sarebbe No. Anche perché poi che senso c'ha far vedere? no, sarebbe una manovra suicida senza senso. Ho tutta la struttura in magnesio, Sì, molto molto bello, e l'ha scoperto Giulio. Pensate come si fa a detacciare questa parte qua. Tra l'altro qui c'è scritto right, vedete? sì, right. È right qua, Quindi li si mette in corrispondenza esattamente, si gira, ecco qua, fatto. e il gioco è fatto, finito. Il gioco è fatto, sì. Eccolo qua. Di una semplicità addirittura disarmante. Vogliamo mettere l'altro così facciamo vedere quanto è bello l'altro? Eccolo qua. Stacca e riattacca. Stacca e riattacca, quello che ti fa più comodo. Va bene. Questo mi sembra più invernale, l'altro mi sembra più estivo. Quindi, Va bene. no, perché mi dà l'idea uno di più caldo, Poi di meno potevano caldo. farne uno 4 stagioni o per le mezze. Esatto, per i mezzi con tempi. il 4 stagioni avresti sentito Vivaldi. Vivaldi, è Cioè, vero. Ti piace giusto, questa battuta? Giusto. Ho quindi completamente in magnesio. Questo è un archetto in velluto, lo stesso velluto usato per questo, Sì. e pelle sopra, Facilmente regolabile facilmente anche. regolabile attraverso questo meccanismo. Ok, vabbè. Ok? Vabbè. Semplice. Su questo archetto estremamente flessibile e Sì. molto leggero c'è Orthodynamic Headphones, il modello e il numero di serie. Certamente.
Concentriamoci poi sugli ingressi dei cavi. Questo è un ingresso mini jack mono, ok? Questa è una piccola torretta, sotto sicuramente c'è un piccolo circuito stampato con l'ingresso e due fili che vanno direttamente all'altoparlante. Giusto. Questa è la griglia esterna, che è una griglia morbida, che poi corrisponde con la trama di sotto dall'altra parte. Bellissimo il loghino Yamaha, Sì. qui, esatto, centrato. Va bene, non credo ci sia altro da No. dire. Facciamo vedere il cavo? Meglio? Facciamo Vado a vedere il prendere. cavo. Da questa parte c'è il cavo, il jack mono con la scritta che va qua dentro. Eccolo qua. E da quest'altra parte ci sono questi due cavi. Questo c'ha anche l'adattatore, adesso l'ho tolto per questioni di provare un collegamento, quindi questo ha un adattatore 6,3, 3,5 e questo ha il 4,4 bilanciato. Quindi c'è tutto. C'è tutto. È molto bello. Il cavo non solo è bellissimo dal punto di vista estetico ed è estremamente leggero, però volevo far vedere, guardate, ognuno di questi è un conduttore, si vede leggermente il conduttore in argento. Bello, Bello, veramente bello. Va Ovviamente bene. logo Yamaha qui ovunque, certo. veramente bello. Una realizzazione classica di prodotti giapponesi. E cari amici, vi dico che Giulio all'ascolto di queste cuffie, nonostante odi in generale la categoria merceologica, vi stupirà. Ciao. Ciao. Vai. Allora, inutile che vi sto a fare la solita premessa, la sapete tutti, che appunto non sono un utilizzatore abituale di cuffie, anzi neanche un utilizzatore abituale, neanche occasionale di cuffie, quindi veramente è una cosa che mi capita molto raramente. Di questa cuffia, ciò che posso dire, al di là della premessa, è, primo aspetto, forse costituisce il mio record di durata di ascolto in cuffia, avendo ascoltato, io credo complessivamente un'oretta, forse con uno stop di un 10 minuti. E non mi ha fatto diventare pazzo come abitualmente accade con le cuffie, che me le devo strappare via dopo pochi istanti. E questo forse vuol dire qualcosa. Perché? Perché intanto non pesa, non ti isola eccessivamente, quindi tutto sommato riesco a orientarmi, ad avere equilibrio, quindi da questo punto di vista non l'ho trovata fastidiosa, fondamentalmente quasi neutra. Quello che però mi ha colpito moltissimo è la neutralità timbrica di questa cuffia, che è qualcosa di effettivamente piuttosto particolare, cioè anche ascoltando delle registrazioni che ho ascoltato centinaia di volte con tanti altoparlanti diversi e tante catene di amplificazione differenti, con questa cuffia è come se venissero presentate in una maniera differente. Mi veniva in mente, come dire, come se uscissero fuori fresche di lavatrice queste registrazioni, però poi il fresco di lavatrice magari rimanda a una sensazione di eccessiva chiarezza, quasi di suoni slavati. Qui no, qui non è così. I contrasti dinamici ci sono, ce ne sono tanti, e è bello anzi sentire appunto proprio questa naturalezza con cui ci sono queste esplosioni di dinamica. Però devo dire che forse la cosa che mi ha più colpito e mi ha fatto durare più a lungo con la cuffia in testa ascoltando è il fatto che non è un suono aggressivo. Cioè, io, oltre alla scomodità e alla innaturalezza dell'ascolto in cuffia, quasi sempre quello che non sopporto è una certa aggressività che io riconosco. Sembra che ti mangiano le orecchie. Sembra che ti mangiano le orecchie.
Questa fa esattamente il contrario. Questa sembra quasi che fa un passo indietro e con grande distacco ti propone le cose con una certa distanza, che, ripeto, per me che sono così poco incline a questo tipo di ascolto, è stata forse il grimaldello, la chiave per far sì che io passassi tanto tempo ad ascoltare con la cuffia, tanto tempo relativamente a quelle che sono le mie abitudini. Per cui da questo punto di vista devo dire, non so se il peso è più per l'elettronica che la pilota o per la cuffia, questo non sono in grado di dirlo, però complessivamente il tutto, insomma, mi è piaciuto, ecco, non posso dire che sia stata una forzatura, anche perché se fosse stata una forzatura alzavo bandiera bianca, sì, lo dicevo adesso, e amen, certo, continuavo certo, a rimanere certo, della certo. mia opinione che le cuffie, con tutto il rispetto per chi le ama, invece non fanno per me. Questa volta devo dire che è stata una piacevole scoperta. Allora, prima di tutto volevo sottolineare una cosa, è una cuffia che ha un'impedenza non troppo alta, mi pare che 35 ohm, 34, vabbè, non mi ricordo il dato esatto, comunque mi è sembrata una cuffia relativamente semplice da pilotare, cosa che non è normale in questo tipo di tecnologia. L'ho provata anche con una sorgente di quelle semplicissime, quindi con mini jack da 3,5 e qualcosa si sentiva, certo non era a livello dell'amplificatore della Yamaha. Ci abbiamo anche messo il DAC streamer dell'Esoteric, l'N05XD, che è dotato di uscita cuffia 6,3 e bilanciata XLR, non avevamo il cavo bilanciato XLR, abbiamo usato lo sbilanciato 6,3 e devo dire che la cuffia ovviamente meglio viene pilotata e meglio suona. Nel caso di una cuffia così performante tiri fuori molta più naturalezza, tiri fuori molti più dettagli, tiri fuori microcontrasto e microdinamica che altrimenti downgradando, scendendo di qualità di amplificazione, non di file, perché più o meno poi i file di Qobuz li puoi sentire dal cellulare fino allo streamer, certo, da 100.000 euro è sempre lo stesso file. E quindi è molto molto sensibile al tipo di amplificatore. Qual è è ovvio che il suo amplificatore è costruito su misura e cucito sopra, ma si è comportata molto molto bene anche con l'Esoteric. Ci tenevo a fare questa prova perché molto spesso queste combo sono un po' chiuse. Sì. Ecco, sono un po' chiuse, in questo caso è chiaro che perdete poi gli effetti DSP e io mi sono goduto molto l'effetto Concert Hall con Guerre Stellari. Sì. È stato con l'orchestra condotta da John Williams. Da John Williams è stata estremamente un disco Deutsch molto molto bello che io spesso ascolto e che vedete adesso in overlay, quindi quell'effetto me lo sono goduto particolarmente, quindi con certe occasioni, in certe occasioni, quindi per esempio la musica classica, potrebbe essere interessante utilizzare quel tipo di effetto. Quindi è chiaro che il discrimine tra lo compro col suo amplificatore o uso un altro amplificatore è un po' anche quanto ti piace poi utilizzare quel tipo di effetti e quanto poi quel tipo di effetti, perché i cuffiofili sono persone che hanno più cuffie belle, magari può funzionare anche con un altro tipo di cuffia, perché io non lo so che cosa succede se tu ci metti un'altra cuffia da 5.000 euro, 6.000 euro, 4.000 euro e usi quell'effetto, che cosa esattamente succede. Per certo quel tipo di effetti è stato fatto da una persona della Yamaha per quella cuffia, e quindi noi adesso non sappiamo dire come. Mi è piaciuta moltissimo e quello che dice Giulio lo trovo completamente chiaro, che poi viene fuori però quella che è la differenza fra me e lui, cioè a me piace più un po' il suono un po' più pompato, un po' più che ti viene addosso, a lui piace un po' più di delicatezza. Quindi è chiaro che una cuffia dinamica di alto livello ti dà quel senso un po' di violenza
che invece questo tipo di cuffia non ti dà. Questo tipo di cuffia è fatta per avere un'integrità timbrica, una delicatezza, una grazia nel porti il messaggio sonoro che magari cuffie dinamiche non ti riescono assolutamente a dare. Quindi è un po' anche una scelta di gusto, Certo. fondamentalmente di gusto. Certo è però che dalla sua questa cuffia ha una cosa che pochissime cuffie io ho visto che hanno, che è un comfort nell'utilizzo che è veramente spettacolare. La cuffia pesa poco, quasi non si sente addosso, i cavi sono bellissimi, quindi non hai proprio la sensazione che ci sia il cavo, Sì. quindi da questo punto di vista devo dire che la cuffia, che questo tipo di realizzazione vince. Perché poi capita spesso che le cuffie molto belle alcune volte sono anche piuttosto pesanti, per cui ti piacciono da morire, ma dopo mezz'ora non ce la fai più perché incombe sulla testa. Quindi ripeto, è una prova che, se posso permettermi, non mi sarei andato a cercare. Sì. È capitata, e sapete perché è capitata, per via dell'elettronica che la sta pilotando, e quindi poi a seguito è arrivata questa cuffia, però sono contento che sono molto contento. Tra l'altro è testimone di una cosa, no? Perché in questo caso ci troviamo anche di fronte un po' ai 40 anni che sono passati, certo. Esperienza accumulata e poi anche la possibilità di avere dei materiali e delle lavorazioni che negli anni 70 era impossibile avere, quindi è andata tanto avanti la tecnologia, e quindi ovviamente. Detto questo, in conclusione, sì, io voglio intanto ringraziare Yamaha Europe, sì, mi pare, che ci ha mandato questi prodotti. No, Yamaha Italia. Va bene, e però adesso sentiamo. aspettiamo a braccia aperte. Bravo, il pre-finale. Esatto. Aspettiamo, perché sì, adesso questo, diciamo così, divagazione cuffia è stata molto interessante. Io però, memore dei miei trascorsi quando avevo 18-20 anni con pre-finale Yamaha, sono proprio in trepidante attesa. Però io ci metto il carico da 11, direi quasi da 12. Vai. Perché finale, pre e le 5.000. Insomma, noi siamo qui che aspettiamo a braccia aperte. Io a braccia aperte, Giulio a braccia conserte, un po' innervosito. No, braccia aperte. Scherziamo. Allora, grazie che ci seguite, subscribe, campanella, il sito www.audio2g.com, dove c'è una spiegazione della tecnica con cui sono costruite, e ci sono link molto interessanti ai 2 video fatti su YouTube dei progettisti. Ok? Ciao.